Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siamo in fine della stagione agostiana. L'abbiamo proprio definita una stagione agostiana. Perché? Perché stai fermo e bruci karma. Cioè, è importante che stai fermo. Come vi ho detto nell'intro delle previsioni settimanali, questo è stato un mese veramente di bruciare karma in tutti i sensi, corpo fisico che bruciava, corpo eterico, corpo astrale, in tilt, cioè, e abbiamo lavorato duro. Ci siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta e io mi ci faccio un applauso perché ce l'abbiamo fatta a uscire fuori la stagione agostiana è il settimo girone dell'inferno, ma noi ci prendiamo un drink analcolico perché io non bevo solitamente con i nostri diavoli, i nostri poveri diavoli, che altro non sono che le nostre ombre. Quindi è stato un mese molto impegnativo e grazie a questa luna calante, sapete che la luna calante proprio finalmente c'è il riposo da questa e godiamo dei frutti che abbiamo seminato. E andiamo a vedere oggi il nostro lui lei che cosa ci racconteranno nella fine della stagione agostiana, ma io soprattutto, ragazze mie e ragazzi, vi voglio ringraziare dal profondo del mio cuore. Non ho più parole per dirvi grazie per tutto quello che mi avete dimostrato in questi 3 anni, non solo in questi giorni. In questi giorni c'è stato proprio una valanga di mail di amore commovente, amore commovente. Molti di voi che hanno iniziato a leggere il mio libro Il risveglio della coscienza, tesi di laurea, stanno comprendendo tante cose. Quello è la conoscenza a cui sono arrivata fino al 2019, che poi è anche la mia prima playlist. Il risveglio della coscienza nasce proprio da quel libro. E poi dal 2019 in poi sapete che la conoscenza è viva, no? Si alimenta sulla base di quello che abbiamo appreso e che ci ha aperto nuovi canali intuitivi per portare il nostro messaggio unico e irripetibile sulla base di conoscenze antichissime, di cui tanti autori e tanti maestri si sono fatti portavoce nel corso dei secoli. Quindi noi non facciamo altro che riportare in auge un'antichissima conoscenza, che è quella più vicina al paradiso delle origini, e la trasportiamo nei tempi moderni per renderla fruibile, no? Sono stati 6 giorni di commozione e lacrime di gioia, e lo sapete perché ci siamo sentite, tante di noi, ci siamo sentite condividendo questo ulteriore traguardo. In quella tesi, come vi ho detto anche nel video di presentazione, non ho detto tutto, proprio tutto, non potevo dire tutto perché era una tesi di laurea. Poi faremo un appendice, un altro libro dove vi metterò delle altre cose magiche. La mia vita è stata sempre costernata di magia, proprio sia pratica che viva. E nella tesi vi ho raccontato dei segreti importanti di questa magia, la mia iniziazione mi è stata data a 4 anni, quando ho volato dal secondo piano. E quindi là ve lo scrivo bene sulla tesi, che è stata proprio la mia iniziazione. E da lì tutta la mia vita è stata orientata a qualcosa di immenso, che non sapevo manco io dove dovevo andare. però, però avendo una fede impeccabile e sentendomi sempre molto protetta e amata dall'universo, ho fatto delle esperienze straordinarie, di cui oggi mi faccio portavoce, le condividiamo, e
con l'augurio che possano supportare il vostro meraviglioso volo iniziatico. E per tutte le ragazze nuove la mia tesi è disponibile mandando una mail all'indirizzo taromantic21@gmail.com, scrivendo in oggetto tesi di laurea, tesi naturopatia, il risveglio della coscienza, tesi. Scrivete tesi così io capisco che è la mail per la tesi. La riceverete in PDF perché non è in formato cartaceo. Poi, come tantissime di voi avete fatto, la state stampando in cartoleria, molti di voi hanno una stampante a casa. E così, è così, è così. Sono ancora molto commossa e onorata di servire. Di servire. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io parto subito oggi con i nostri beniamini, il nostro lui lei, e vediamo cosa ci combinano in questa settimana, dal 26 agosto al 1 settembre, vediamo com'è il rilascio della stagione agostiana. Sono energie maschili e femminili, io leggo l'energia maschile, leggo l'energia femminile, sono archetipi, quindi il nostro lui lei si legge a più livelli, si legge a tutti i livelli che la tua intuizione arriva, va bene? Per tutte le ragazze nuove io vi dico grazie, 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 e vi esorto sempre a studiare soprattutto i contenuti dell'arte sciamanica, la playlist l'arte sciamanica, poi la playlist l'arte del vivere e risvegliare la coscienza. La nostra è una scuola iniziatica, l'ho strutturata in questo modo, è la conoscenza che rende l'uomo libero, libero dalle sue gabbie mentali, dalla razionalità, per accedere poi a una mente creativa. La mente, come vi ho spiegato anche nel libro, nel risveglio della coscienza, si divide, no? Si divide nel manas superiore, manas inferiore, sono concetti più tecnici, un po' più complessi per chi non è avvezzo, no? Un po' di più a questa terminologia di quinta dimensione, questa terminologia esoterica più tecnica, più specifica, e potremmo dire che la mente si divide in mente razionale e mente causale o mente creativa. La mente razionale deve essere portata al servizio della mente creativa e quindi la mente razionale fa il calcolo, serve a calcolare. Invece la mente creativa o manas superiore è, come vi ho scritto nel risveglio della coscienza, il pensatore, è l'anima e quindi è il dialogo con Dio. Invece la mente razionale non è il dialogo con Dio, è il calcolo. E quindi che vi stavo dicendo? Boh, vabbè, questo. Partiamo subito e vediamo che cosa accadrà, qual è il terreno di gioco delle relazioni in questa settimana dal 26 agosto al 1 settembre. Cosa prevede il karma e il dharma, cioè la missione dell'anima. Ci sono cose già prestabilite da cui non ci si può sottrarre nella vita, quello si chiama karma, ossia l'ignoranza della mente di cui tu prendi conoscenza. Quindi, mettendo a conoscenza l'ignoranza della mente, tu ti rendi consapevole e così puoi cambiare e fermare i eventi del karma. Quindi i tarocchi sono impeccabili sulla lettura del karma, impeccabili, e danno anche delle direttive su come adempiere al meglio alla tua missione dell'anima, ai sogni dell'anima, che sono i veri sogni che ti renderebbero veramente felice se tu li sai sentire. E per sentire i sogni dell'anima, ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 4, quando i sogni della mente vengono distrutti al servizio dei sogni dell'anima, e noi esseri umani possiamo rimanere devastati in un primo momento, ma sentire l'emozione relativa alla distruzione dei sogni della mente razionale, sentire l'emozione dolce tristezza, dolce malinconia, ci fa accedere ai veri sogni dell'anima, che sono quelli che ci appagheranno in modo totale. Ok, ragazze mie, allora ragazzi, partiamo subito, andiamo a vedere il nostro maschione, come sta in questa settimana, come si comporta questo, vediamo. Allora, vediamo qual è l'energia attuale di lui nei confronti di lei, o l'energia attuale del maschile nei confronti dell'altro fuori da sé. Energia attuale del maschile.
Qual è l'energia attuale del maschile? Col 3 di spade sta col 3 di spade, sta elaborando un dolore qua il maschile, sta avendo a che fare con la notte buia dell'anima nel momento attuale, e sappiamo che la notte buia dell'anima arriva affinché tu possa accedere al potere, portare luce in quella notte buia dell'anima. Ci sono maschili che il maschile proprio attualmente sta vivendo una situazione di fortissimo dolore, e noi sappiamo che il dolore, come vi ho spiegato anche nel mio libro, è la chiave di volta dell'essere umano se lo sa comprendere, altrimenti ritorna in forme sempre più pesanti, ma la pesantezza è relativa alla consapevolezza che tu hai di che cos'è il dolore. Quindi qua c'è o no contatto con qualcuno, oppure ci sono situazioni di difficoltà, di disagio, una sensazione di dolore molto forte per il maschile. Ok, 6 di bastoni, probabilmente per una rottura qua, o per una separazione, per una cosa che non ha avuto successo. Vediamo quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei in questa settimana. I pensieri di lui nei confronti di lei. Paggio di spade, la pensa moltissimo, la pensa moltissimo, guarda i suoi movimenti o la osserva, pensa, c'è un sovranalizzare qui, no? Perché diciamo che il cuore sta un po' in tilt. Il Papa, allora qua la pensa moltissimo, e con il Papa qua mi dice che c'è una lezione spirituale potentissima che sta prendendo il maschile in questa settimana, Vediamo cosa ha nel cuore il maschile, cosa ha nel cuore lui. 5 di bastoni, è chiaro. C'è un conflitto tremendo, il cuore è in subbuglio, il cuore fa botte con la mente. E qua sì, ma che cosa significa questo? Vista da un'altra prospettiva oltre a quello che vi ho appena detto. Significa che il modus operandi della razionalità del maschile sta completamente in tilt, e quindi il nostro modus operandi interno, cioè il modus operandi, cioè nel senso il maschile, il nostro fare, il fare sulla base della razionalità sta crollando, è questo il senso. Quindi il nostro fare sulla base della razionalità sta crollando, e direi meno male, perché meno male. E di conseguenza ci sono delle persone con più energia mascolina che cercano di arrampicarsi sugli specchi non tenendo conto della parte intuitiva femminile, e stanno in tilt. Però con questo 3 di spade mi dicono che la situazione sta avvolgendo in un altro senso, cioè per forza quando senti il dolore e il cuore in tilt ti avvicini all'anima, sappiamo come funzionano le emozioni, quindi qua ci possono essere chiusure anche per terze persone. 7 di bastoni, vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei e nei confronti dell'altro, o nei confronti di una connessione. 8 di spade, guardate come sta con la mente, frustrazione. Ci sono di lui che si sentono esclusi, frustrati per questo, quindi energie maschili che si sentono escluse e frustrate. Può essere anche una donna da questa parte. L'8 di spade al blocco mi dice che c'è proprio la mente che non ti fa vedere una mazza, cioè qua c'è una donna bendata a tutte le spade, e qua sta dominato dalla razio, sta dominato dalla razio qua. 10 denari, non sente stabilità, non sta capendo niente, c'è maschile in tilt, maschili in tilt, ossia la razionalità è in tilt, quindi chiunque si faccia dominare dalla razionalità va in tilt. Questo è il senso di questa prima stesa. Vediamo da questa parte. Energia femminili, lei, ci sono lui che non vedono via d'uscita, ci sono terze persone, stanno proprio
avvicinandosi alla verità profonda grazie al dolore. Vediamo lei, energia attuale nei confronti di lui, energia attuale di lei nei confronti di lui, o energia attuale del femminile di lei, a seconda della carta. Energia attuale di lei, re di bastoni, asso di bastoni. Io credo una cosa qua: lei ha molta energia mascolina, molta energia maschile, la sua determinazione nel seguire la passione che la incarna è fortissima. Da questa parte di lei abbiamo il maschio, il maschile, quindi questo vuol dire che l'energia attuale di lei è come se prendesse le redini di una situazione sotto un profilo. Allora, i femminili attualmente hanno in loro il divino maschile, cioè fanno azioni che parlano di determinazione e di coraggio, va bene? Vediamo quali sono i pensieri di lei. Infatti ci sono gli amanti, sta pensando di fare una scelta. Che scelta faccio? Una scelta amorosa. 3 di spade pure qua. Sta pensando di fare una scelta amorosa. Cosa prova lei per lui o cosa ha nel cuore lei? La ruota. Qua ci sono delle lei che prendono delle iniziative importanti, che hanno a che fare con il loro coraggio di affrontare gli eventi e la vita con grande entusiasmo, perché hanno fatto un grande lavoro dentro loro stessa. Qua ci sono delle lei che fanno una scelta, hanno in mano il potere maschile, molte lei. Comunque poi li andiamo a chiarire con i miei tarocchi. Qua c'è il diavolo, vedi? Qua ci sono delle lei che prenderanno in mano una situazione, delle situazioni che hanno a che fare con le loro situazioni relazionali o emozionali. E vedo un sentire delle lei molto forte. Vediamo qual è il blocco di lei nei confronti di lui e nei confronti dell'altro. 2 di spade. Possono non sapere ancora cosa, devono fare una scelta. Qua ci sono delle lei che devono fare una scelta tra 2 persone oppure nei confronti di una persona in questa settimana. Sono animate da, magari c'è una persona che per loro fa delle cose, un'altra persona che è bloccata, allora loro non sanno cosa fare, se scegliere una persona o l'altra, o quella che è bloccata o quella che invece per loro fa delle azioni. Però vedo delle lei molto con un cambio nel cuore, il loro cuore sta per fare un cambio che ha a che fare con un'energia di determinazione. Ok, poi le vediamo con i miei tarocchi, le specifiche, vediamo un po'. Quali sono le intenzioni? Abbiamo visto adesso la parte interna, no? Vediamo nelle azioni. Allora, nei fatti, le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana, quali sono le intenzioni? È di andare subito, cavaliere di bastoni. Le intenzioni sono quelle di uscire da una situazione di blocco e di dolore pesantissima, guardate come stanno, le intenzioni sono quelle di farsi vivo, all'improvviso, cavaliere di bastoni. Di uscire fuori dalla situazione di forte dolore. Vediamo invece nelle azioni cosa faranno. Queste sono le intenzioni. Vediamo le azioni, lui nei confronti di lei. Sì, qua io vedo un invito. Paggio di denari. Loro hanno intenzione pure di prendere in mano una situazione, agire di impulso, e loro agiranno di impulso, non più crogiolandosi qua in un dolore molto forte, sentendosi bloccati. Agiranno di impulso facendo qualcosa. Il cavallo di bastoni di impulso, paggio di denari, le scrivono con un invito, perché il paggio di denari è proprio un invito, no? In concreto. Ok. Quindi ci sono dei lui che risorgono, si vengono riesumati dal divino. Ecco perché loro hanno il re di bastoni qua, molte di loro, cioè molti di loro hanno come energia attuale una persona che si fa avanti, loro stanno pensando di fare una scelta d'amore, il loro cuore è pronto a farlo. Il blocco è proprio: che scelta faccio? Sto pensando di fare una scelta, il mio cuore è pronto, il blocco è: che scelta devo fare rispetto a questa persona che è nel mio presente? Oppure, se non c'è nessuno, però secondo me alcuni di voi ce l'hanno,
alcune parecchie, o arriva in questa settimana o già ce l'avete. E prendete in mano la situazione da un punto di vista di divino maschile, mi spiego? Faccio azioni inerenti a dove mi porta il cuore, superando il blocco della mente. Vediamo da questa parte quali sono, abbiamo visto la parte interna, le intenzioni di lei nei confronti dell'altro fuori da sé o di lui o di lei, insomma. Allora, quali sono le intenzioni di lei in questa settimana? La papessa. Le intenzioni sono quelle di seguire la sua intuizione, al discapito della mente, no? Giustamente, perché il cuore è pronto, devono fare una scelta d'amore rispetto a una persona che si fa avanti in modo accelerato, con determinazione. Le intenzioni sono quelle di seguire la sua intuizione per non farsi prendere dai dubbi del mentale. E vediamo quali sono le azioni che farà, quindi le azioni che farà lei. 8 di spade, non sa, nelle azioni non fa niente, segue le sue intuizioni, però nelle azioni non fa niente. Io credo che qua ci sia un invito da questa parte e lei non sa bene che fare, vuole seguire le sue intuizioni, quindi ha bisogno di un po' di tempo, credo. Vedi asso di coppe, le viene proposta un'opportunità d'amore, però lei si sente, nelle azioni si sente bloccata, cerca di seguire le sue intuizioni, di studiare con la legge esoterica. Poi lo vediamo comunque, perché ovviamente non è che nessuno fa niente. Diciamo che nelle azioni ci sono dei blocchi relativi a qualcosa, un sentirsi un po' bloccati. Nelle azioni c'è l'otto di spade, no? Troppa mente. Lei con la legge spirituale, le sue intuizioni vuole superare la mente. Vediamo qual è l'energia finale di lui nei confronti di lei in questa settimana. 9 di denari. Ci sono dei lui che col 9 di denari, in questo caso qua c'è il Papa. Allora ci sono due interpretazioni qua. Energia finale di lui è che vogliono stare bene con loro stessi, uscire fuori da una situazione veramente di deficit emozionale, psichico e ritrovare il loro benessere psicofisico, il 9 di denari. Ecco perché fanno delle azioni, va bene? Perché ritrovano il loro benessere psicofisico, quindi energia. E poi questo 9 di denari mi dice anche che ci sono di lui che vedono una persona incredibile, 9 di denari, una persona che la vedono che sta bene con se stessa, anche una persona che vive anche della bellezza della sua autonomia, che può essere autonomia anche economica, autonomia, la propria bellezza. Alcune di lei non calcolano lui e quindi vedono molti di lui vedono una lei che non lo calcola e chiedono di uscire. E questo il Papa ha a che fare con la lezione spirituale, di nuovo si ripete, lo avevamo anche lì, la lezione spirituale che lui devono apprendere guardando una persona che gli piace moltissimo e rendersi autonomi rispetto a un sentimento di natura deficitaria che non gli permette di avanzare. Cosa voglio dire con questo? Lo ripeto. La lezione spirituale che lui devono apprendere in questa settimana è essere autonomi con le loro emozioni, anche a livello lavorativo, anche a livello magari essere anche single, tornare disponibili se hanno situazioni di matrimonio che si stanno protraendo e quindi dove non sono più felici, si sentono bloccati, quindi ritornare anche disponibili e quindi anche bene da un punto di vista psicofisico per poter chiedere, fare un incontro, va bene? Vediamo adesso da questa parte energia finale di lei nei confronti di lui, la morte, arriva un cambio, il sole, alla fine loro seguono le loro intuizioni, più che fare agire la mente nelle loro azioni, fanno seguire l'intuizione e arriva un cambio. Di che natura è questo cambio? 7 di spade, alcuni di loro si defilano da una persona e vanno verso un'altra persona, oppure alcune di loro iniziano a prendere fiducia nell'altro in qualità di divino, perché l'altro è il divino che ti arriva incontro, eliminando la sfiducia e quindi facendo azioni che parlano di fiducia nell'altro in qualità, vedi, paggio di denari. Allora, alcuni di loro evitano per un po' una persona, non sanno cosa fare subito e poi accettano l'invito, si defilano inizialmente da un invito, paggio di denari e 7 di spade,
si defilano inizialmente da questo invito, però poi seguono le loro intuizioni. Oppure alcuni di loro si defilano dal stare con una persona che ha tutti questi blocchi e fanno la scelta di andare incontro a un'altra persona che invece le fa vedere sforzo e impegno. Va bene? Andiamo a chiarire adesso con i mini tarocchi cosa ci aggiungono, cosa ci confermano. Allora, energia attuale di lui nei confronti di lei col 3 di spade, energia attuale di lui, energia attuale di lui, 3 di spade, tre di denari. Molti di lui non si possono incontrare, non si sono potuti incontrare fino a questo momento con delle lei a fare dei piani insieme. E per altri ci sono terze persone, 3, 5 di bastoni, paggio di spade, e quindi c'è una chiusura per terze persone. I pensieri di lui nei confronti di lei, paggio di spade, 8 di spade, vedi, stanno proprio bloccati secondo me. Osservano, pensano molto a lei ma stanno bloccati, si sentono frustrati, sia perché magari ci sono altre persone, oppure si sentono, osservano una persona e si sentono bloccati per altri motivi che riguardano conflitti che hanno. Cosa prova lui per lei o cosa prova il maschile? Vediamo 5 di bastoni, la papessa. Qua ci sono terze persone, mi stanno marcando una stesa su terze persone. Allora, per un gruppo sostenuto di voi ci sono dei lui bloccati perché c'è un'altra persona che ha un'influenza molto forte su questa persona qua che ti interessa. Infatti qua c'è la papessa, non la donna in ombra. E quindi tu eviti per vedere lui cosa fa. E questo sta impazzendo, sta male, anche se sta con un'altra persona sta male. E per altri, laddove non ci sono terze persone, stanno cercando di seguire le proprie intuizioni per far spazio nel loro cuore. E qua c'è una donna molto influente, una persona molto influente nel loro cuore che lo fa andare in tilt qua. Vedi, cavallo di bastoni. Lui vuole andare, si trattiene, conflitti interni, vuole andare, si trattiene. Vediamo quest'otto di spada al blocco, lui nei confronti di lei. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei? Asso di denari, l'opportunità. Un'opportunità di incontro, è bloccato, oppure di incontro, oppure di creare qualcosa. C'è l'opportunità, l'asso di denari, però al blocco. Si sentono frustrati dalla loro mente. Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei? Cavallo di bastoni, re di denari. Questi arrivano spavaldi proprio, L'impulso del cavaliere di bastoni è sostenuto dalla serietà del re di denari, dallo spessore del re di denari, di una persona che sa cosa vuole. Qua ci sono di lui che non possono fare a meno di alcune lei, vedi 8 di bastoni, che magari hanno delle responsabilità di altra natura, però non possono farne a meno. Vediamo le azioni che farà lui nei confronti di lei col paggio di denari. 6 di coppe, vedi? E qua ci sono di lui che le energie maschili, nonostante tutta questa frustrazione, trovano il coraggio per fare dei passi che hanno a che fare con l'intuizione e chiamano, il paggio di denari sono le chiamate, i messaggi in concreto per vedersi, e il 6 di coppe per riconnettersi con quell'energia d'amore con qualcuno, va bene? Sì. Voglio vedere questo 9 di denari, sono curiosa questo 9 di denari. Energia finale di lui nei confronti di lei con questo 9 di denari. Cavaliere di denari, 4 di denari. Il mondo, ci sono dei lui che devono tornare disponibili, oppure devono prendere devono sentirsi bene sul profilo lavorativo, economico, per chiudere un ciclo di tormento e sentirsi all'altezza del loro potenziale divino e quindi all'altezza anche di una lei.
Perché qua c'è, ci sono dei lui che sono lontani per lavoro e hanno il lavoro prioritario, però vogliono vedere la lei a tutti i costi. Vediamo due altre. Sette di coppe, ci sono dei lui distratti da questioni lavorative, familiari o altro, però qua c'è la stella e mi dicono che nei confronti di una lei verso la quale, o di una persona verso la quale sentono un'energia straordinaria, vogliono riconnettere con questa lei, seppur hanno degli obblighi e degli assunti importanti da sbrigare di natura familiare, lavorativa, però hanno il sogno di una lei. Sì, vedi? La regina dei bastoni. Anche se uomo, hai riscambiato il concetto. Sì, qua c'è una lei che è proprio una stella per lui. Molti di lui vogliono costruire della loro stabilità e hanno anche la mente distratta su come costruire questa stabilità, sanare anche le loro ferite, costruendosi una stabilità lavorativa interna, insomma, che gli dia anche la stabilità interna. Va bene, vediamo da questa parte. Allora, energia attuale di lei nei confronti di lui, il re di bastoni. Energia attuale di lui, di lei, scusami, energia attuale di lei nei confronti di lui, re di bastoni. Qual è l'energia attuale di lei? Energia attuale di lei, re di bastoni. Nove di coppe. Qua c'è una lei molto felice che un lui la corteggia. Qua c'è una lei molto felice col 9 di coppe perché c'è un lui che la corteggia o delle persone la corteggiano. Vedo una lei contenta qua. Vediamo i pensieri di lei nei confronti di lui, i pensieri di lei, gli amanti. Questo è l'appeso, vedi c'è una situazione di fermo, di scelta, lei sta pensando molto a che scelta deve fare con l'appeso. L'appeso si ferma per pensare, cercando di cambiare prospettiva sulle cose. Deve fare una scelta, sta pensando di fare una scelta d'amore che però ancora non è il momento, sta pensando che deve fare questa scelta. Cosa ha nel cuore lei con la ruota? O cosa prova per lui? Il giudizio. Tutte carte di scelta e di decisione. Sa che deve fare una scelta, il suo cuore si apre a questa scelta. Guarda la papessa, tutti questi arcani maggiori su questa fila. Il suo cuore si dà conto di qualcosa e la sua mente deve fare i conti con quello che il suo cuore si dà conto. Di che cosa parla questo? Che lei deve prendere in mano una situazione. Lei qua deve prendere in mano una situazione, non stare nella zona comfort. Di cosa parla il blocco di lei nei confronti di lui col 2 di spade? Il 6 di spade. O di una distanza, di un allontanamento, il 6 di spade mi parla di una distanza che c'è. Alcuni di lei fanno una scelta tra una persona e l'altra, oppure di un allontanamento e quindi non sanno che scelta fare. Vediamo un po' le intenzioni di lei nei confronti di lui con la papessa. La temperanza. Stanno portando guarigione in loro stesse per poi parlare con lui. Le intenzioni di lei sono quelle di seguire la propria intuizione e parlare con lui. Seguendo la sua intuizione però, non le spade, non la mente. Le azioni che farà lei nei confronti di lui, energia femminile con l'8 di spade, le azioni che farà lei nei confronti di lui quali sono? 7 di bastoni. Alcuni di lei mettono dei limiti a una persona, oppure rivendicano qualcosa a una persona, o l'hanno già fatto e vogliono vedere il risultato. Altre mettono limiti a una persona e si aprono a un'altra persona. Questa è la settimana in cui molte di lei hanno come priorità quelle di dedicarsi ai propri studi della legge spirituale, la papessa, per portare equilibrio, bellezza e benessere dentro di loro con la temperanza. Di conseguenza all'esterno cosa fanno? Non apro le porte a tutti, soltanto a qualcuno che vibra la mia frequenza, può essere un'amica, un amico o anche una persona di interesse, e metto limiti a tutti gli altri. Mi rendo conto del fatto che devo fare una scelta amorosa, devo fare una scelta, al tempo stesso questa scelta si conformerà a ciò che intuitivamente mi arriva e che mi porterà a equilibrio. Ok. Vediamo un po'. Allora, le intenzioni, scusami, energia finale di lei nei confronti di lui, la morte, 7 di spade.
9 di bastoni, si mettono limiti qua. 9 di bastoni, il matto, molti di loro si mettono alle spalle una situazione e il carro e vanno avanti per la loro strada indipendentemente da quale sia questa loro strada. Allora, molte di lei c'è un cambio che arriva qua. La morte mi parla di cambio, il 7 di spade mi parla sia del fatto che loro iniziano a fidarsi della vita, al contempo fidarsi della vita dell'altro significa anche mettere dei limiti laddove è necessario con delle persone che pur sapendo che sono maschere del divino però non si vuole avere più niente a che fare. Di conseguenza il 9 di bastoni, il matto e il carro mi parlano di femminili che col 9 di bastoni sono fanno uno sforzo, nonostante sono molto stanche, di andare incontro al matto, lasciarsi fluire alla vita. E il carro prendo le decisioni conformi a quello che mi fa stare bene, che sono decisioni connaturate al fatto che ho lavorato su me stessa, ho utilizzato la legge spirituale, ho portato guarigione e la temperanza dentro di me. Va bene? Mettiamone due altre. Il 2 di denari, vedi i dubbi? E qua pure la stella come ultima carta. Allora, qua ci sono energie femminili che fanno un grande lavoro emozionale, perché hanno incarnato un divino maschile che è al servizio della loro intuizione. Qua succede che inizialmente in questa settimana mettono dei limiti al mondo. Sanno che devono fare una scelta d'amore con una persona oppure rispetto all'apertura con l'altro, chiunque l'altro sia che possono incontrare in questa settimana o al di là, a livello proprio di posso incontrare qualcun altro. Ma qual è il lavoro che fanno? Mettono limiti al mondo inizialmente, tipo per i primi giorni della settimana mettono proprio limiti al mondo e si lasciano fluire alla vita. Subito dopo inizieranno ad aprirsi alla vita perché hanno recuperato energia e forza, portando equilibrio anche laddove c'è una sensazione di limiti con qualcuno. Quindi io qua vedo stella e stella mi parlano di sanazione, di fede, al loro ritorno alla fede, di sanazione. Io vedo che molti maschili e femminili si incontrano qua come energie, al di là se uomo o donna, si incontrano e qua ci sono energie maschili che sono state vittime della loro mente, che si aprono totalmente, cercano di stare bene con loro stessi e ce la fanno, cercano di fare le scelte giuste su più fronti, sette di coppe della loro vita affinché possano sentirsi realizzati su più fronti. Questo gli dà anche la sicurezza necessaria per affrontare controparti, no? La controparte. Qua ci sono dei femminili che sentono di dover fare delle azioni dettate dalla loro intuizione e possono essere un po' in dubbio su che scelta fare con una persona o più persone. Vedo che all'inizio della settimana lavorano con loro stesse senza aprire le porte alla persona, chiunque essa sia. Però poi a fine settimana, all'inizio della prossima, io vedo che gli arriva un risveglio spirituale già in questa settimana, tanto da confrontarsi, avere fede nel mondo, nell'universo e nella persona con cui si confronterà. Sì. Wow, ok, adesso ci mettiamo i miei oracoli lui lei che non lasciano spazio al dubbio per vedere che cosa veramente scuoterà il maschile nei confronti del femminile. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ma prima di fare questo mi devo mangiare un biscottino. Arrivo subito, Allora, ragazze mie, questa volta ho mangiato un gelatino al cocco. Sai? Allora, andiamo a vedere con i miei oracoli lui-lei, che sono come una lama. Vediamo un po' qual è la verità di questo giovanotto che sta tutto così questo. Vediamo. Allora, vediamo qual è la verità, quindi che cos'è che lui o l'energia maschile confesserà con questo invito all'energia femminile. Quali sono le confessioni karmiche e dharmiche di questa settimana? Infatti, non conosco altra ragione di amarti che amarti. Ecco perché d'impulso agisce, no? D'impulso agisce, nonostante tutte queste problematiche, la ratio. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Qua ci sono dei maschili, ragazze, ragazzi, o comunque un'energia prevalentemente mascolina che può essere anche la donna,
che è vista dal maschile in questo modo, con questo 9 di denari. Cosa vedete in questa immagine? Una donna, o comunque no, una persona che sta bene con se stessa e ha tutto ciò che le serve, non le manca niente a livello di abbondanza interna ed esterna. Ecco, ci sono maschili che vedono dei femminili in questo modo e ti dico una cosa, la vedono come un idolo, come un esempio, va bene? Un esempio da seguire di autonomia, autonomia intesa da un punto di vista psicofisico e spirituale e anche materiale. Ci sono dei lui che vedono una lei che sta bene economicamente, che ce la fa da sola, che sta non è che ce la fa da sola, sta bene con se stessa. E quindi non conosco altra ragione di amarti che amarti. Nonostante mi faccio tutte le, passatemi il termine, le pippe mentali, questo mi viene come per essere più concisa. È questo, vediamo ancora. Quindi ci sono dei maschili che guarderanno come un idolo un femminile, un idolo. Mi viene in mente la canzone di 883 Max Pezzali, Sei un mito, ve la ricordate? Sei un mito perché... Bellissima. Allora, vediamo ancora cosa le confesserà. Infatti, siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. E qua c'è un maschile che si dà conto della diversità quale arricchimento e non più come una diminuzio. Quindi cosa vuol dire? Ci sono dei maschili che si rendono conto della totale diversità che hanno con la controparte e questa diversità l'hanno combattuta. Guardate come stanno qua: 5 di bastoni, paggio di spade, 3 di spade, 8 di spade. Questa diversità l'hanno combattuta, invece adesso la vedono come un arricchimento, tant'è che la vedono lei come un idolo. Siamo fatti l'uno per l'altra, siamo complementari come lo yin e lo yang, distinti ma non separati. Quali sono ancora le confessioni di questa settimana? O le confessioni interne che smuovono i passi dei maschili. Ti sto manifestando, e vogliono, qua è come se fosse uscito il mago, no? Vogliono un'opportunità. L'opportunità di un certo spessore, con i re di denari si presentano in modo con le idee chiare. Si presentano con le idee chiare, ti sto manifestando, voglio un'opportunità. Come leggiamo il lui lei in questo caso? Qua c'è la parte maschile, tua interna, che è la parte maschile, la mente maschile razionale, quella che fa il calcolo, no? Che non ha niente a che vedere con l'anima. Come vi ho spiegato nell'intro del lui lei, la mente può essere o la razio o la mente creativa, chiamata anche manas superiore, come vi ho scritto nel mio libro. Quindi qua c'è la mente razionale che si dà conto che non conosce altra ragione, appunto razio, di amare il femminile, che è la bellezza, che è la creatività, che è la mente poetica, che è il manas superiore. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Io so, dice la mente razionale, che siamo totalmente diversi. Io sono calcolo, disciplina o misurazione, e tu sei divino. Quindi siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Cioè, la razionalità al servizio del manas superiore, la mente creativa, crea bellezza. Uno senza l'altro è incompleto. Ti sto manifestando. Cosa dice la tua parte maschile? Voglio manifestare questa coniutio oppositorum, questa congiunzione degli opposti, la sola che crea bellezza. E quindi mi arriva molto forte da questa stesa che i maschili vedono il femminile come un idolo, il femminile dentro loro stessi, e quindi anche se per esempio ti ritrovi nella parte maschile tua da questa parte,
tu vedi la parte femminile come un idolo, qualcosa da adempiere, da ricercare con tutte le tue forze. E che cos'è la parte femminile che tu ricerchi con tutte le tue forze? La fede. Fede impeccabile nella bellezza, la creatività. Tant'è che di qua i femminili prendono in essere questa creatività che, data loro tramite lo studio e la legge spirituale, portano quell'equilibrio con la temperanza che gli dà la possibilità di fare delle scelte con assertività, che non sono scelte, anche qua, no? Di porre dei limiti a qualcuno. Cosa ci insegna il grande archetipo del femminile? Io non pongo limiti perché ti odio, io metto dei limiti perché non risuoni la mia frequenza, oppure metto dei limiti senza necessariamente darti addosso, questo è il senso. Perché so che sei una maschera del divino che mi sta insegnando e apportando delle cose. Io ti evito, ma non con rancore, mi spiego? Seppur ci può essere un po', perché la mente razionale mi può fare dei giochetti, ma poi c'ho la stella, mi lascio fluire col matto, poi c'è la stella, e di conseguenza ho la sanazione di quelle dinamiche anche di rancore che posso aver provato, no? Ok, io adesso devo fare una cosa, lo so che state già ridendo. Siccome questo sta messo con tutte queste spade, con questa che mi guarda di soppiatto, con lei, con la Razio che mi guarda di soppiatto, dopo ti brucio un altro pochetto, e devo mettercelo per forza, ragazzi. Il regno gregorico. Devo metterci il regno gregorico. Voglio vedere che caspita di cosa c'ha questo. Vediamo, allora, mettiamoci il regno gregorico, vediamo che paure sono, che poi vengono eluse, perché là abbiamo il cavaliere di bastoni con i re di denari. Quindi vediamo su che... Ma dove stanno? Aspettate un attimo che c'è un casino qua sotto. Allora, ecco. Allora, vediamo che paura supera questo. Regno gregorico. Attenzione ragazzi che queste sono anche le vostre, perché questi sono archetipi interni, no? Quindi, vediamo un po' sul regno gregorico. Tutte queste spade a che cosa si riferiscono? Che vengono poi superate, abbiamo visto. Qual è la condizione di vittima? Perché il regno gregorico è il regno più della vittima, no? Che viene superata nel raggiungimento di questa stabilità personale, nel perseguire, non raggiungere ancora del tutto probabilmente, nel perseguire questa stabilità psicofisico, emozionale, spirituale. La rabbia e la violenza, addirittura sta arrabbiato questo, come un pazzo sta. La tua non è forza, solo potere stai cercando. Molti maschili volevano avere il controllo sul femminile, cosa che è proprio la mente razionale, no? La mente razionale vuole controllare, prevedere e misurare. Quando gli scappa di mano questa cosa vanno in tilt, tant'è che abbiamo il 3 di spade. Quindi ci sono dei lui molto arrabbiati, anche con della violenza, cioè violenza repressa. Quando si ha rabbia e violenza? Quando viene occultata la vera natura, pan. E quindi vi invito, ragazze mie e ragazzi, in questa settimana a fare la pratica che vi ho messo nell'ultimo podcast, quello di pratiche, magia, applicazioni pratiche sul Dio Pan, su come portare la paura in potere. La paura è eccitazione, va bene? Quindi rievochiamo il Dio Pan. Il Dio Pan è il Dio della terra, l'unico Dio che è morto, ma un Dio non può morire. Quando si dice che un Dio è morto quando muore dall'immaginario comune, dall'immaginario dei significati e simboli dell'immaginario collettivo, e quindi noi dobbiamo riesumarlo questo Dio Pan. Gli istinti, la vera natura, avviene rabbia quando abbiamo covato per troppo tempo. La violenza sono cose che scoppiano perché abbiamo covato per troppo tempo il senso di non sentirci adeguati e quindi sentirci inadeguati rispetto al sistema, e quindi esserci dovuti conformare a certe logiche del luogo comune, e quindi poi scatta violenza, scatta rabbia, perché
come diceva un grande professore, mio professore, la natura vince sempre. E quindi canalizziamo questa energia verso cose costruttive. Quindi potremo sperimentare rabbia, violenza in questi giorni, quindi canalizziamo la rabbia, facciamo un inno al dio Pan, oltre a quella pratica che vi ho detto, celebrate anche la dea della rabbia o il dio della rabbia, Ares, celebratelo, canalizzate l'energia perché la rabbia mi diventa l'ottava superiore, impeto guerriero, va bene? Qualora hanno molta rabbia e frustrazione, tant'è che poi la sfociano nel voler essere autonomi con loro stessi e cercare di convogliare questa energia nel miglior modo possibile. Ok, voglio mettere adesso, faccio una cosa ragazzi, guarda, le prendo tutte, lascio questa qua, le prendo tutte, voglio vedere sulla lei, qual è la carta, le metto tutte e sei, Qual è la carta corrispondente all'archetipo femminile in questa settimana? Qual è la carta corrispondente, qual è il regno corrispondente all'archetipo femminile in questa settimana? Qual è il regno? Eccola. Vediamo qual è. E loro sono in una fase dell'apprendista mago. Sono in un regno intermedio il femminile. Regno intermedio. Vediamo di che natura è. Cioè sapete che i Sefiriano sono il regno gregorico, il regno delle ombre e il regno della chiara luce, no? Ecco, il regno gregorico è il regno della vittima. Il regno delle ombre è una fase intermedia, diciamo l'apprendista mago, in cui ci si rende conto che il mondo fuori è proiezione della nostra interiorità, voluto dagli dei, e ne facciamo le spese e le opere, diciamo, in questa fase. E poi c'è la fase del raggiungimento del mago. Questo non vuol dire che non siate già grandi maghi, ok? Perché ad ogni livello di coscienza ci sono le proprie sfide e quindi se già sei molto consapevole, sei un grande mago, una grande maga, a ogni livello successivo ci sono i regni delle ombre, il regno gregorico, di nuovo mi spiego, però sei evoluta rispetto a un regno gregorico di 2 anni fa, ecco questo è il senso. Vediamo, allora, qual è la carta corrispondente all'archetipo femminile in questa settimana? La disidentificazione dell'ego. Liberati dagli attaccamenti, dal vuoto il tutto. E allora qua ci sono degli attaccamenti. Molti femminili staranno in degli attaccamenti che hanno a che fare con il senso del controllare, prevedere e misurare. Disidentificazione dell'io. Allora, tutti i miei podcast, soprattutto nell'arte sciamanica, parlano di come applicarsi per disidentificarsi dall'ego. Cosa vuol dire la disidentificazione dell'io, dell'ego? Vuol dire utilizzare un'altra mente, utilizzare la mente creativa e non la mente razionale, la sovramente, il manas superiore e non la mente razionale. Abbiamo visto dai tarocchi che il mentale 2 di spade, l'avevamo il blocco 6 di spade, nel fare una scelta d'amore ti potrebbe fare un po' degli scherzi, no? Nel perseguire una scelta che ha a che fare con un qualcosa che riguarda il luogo comune piuttosto che la tua vera natura. Quindi tu ti devi chiedere in questa settimana rispetto all'amore, rispetto a una persona, rispetto a più persone, dov'è che mi porta veramente la mia natura selvaggia? Al di là del condizionamento, vado con questa persona perché è meglio oppure è peggio, oppure faccio questa scelta perché è meglio o peggio, secondo quali parametri? Allora ti devi chiedere secondo quali parametri. Se stiamo seguendo una logica comune, un luogo comune, oppure una logica di controllabilità, prevedibilità, misurabilità, stiamo sbagliando. Però come vi dico sempre, l'errore non esiste. Però abbiamo questo termine per intenderci. Quello che devi fare lo devi fare e basta, per magari cadere per poi rialzarti. Quello che premono su questa settimana è la tua natura selvaggia. Che cosa vuole fare? Vuole andare con quella persona?
veramente, sì, ok, vai con quella persona. Oppure vuoi evitare quella persona? Veramente sì, allora evita quella persona. Non sentiti profondamente connessa alla natura selvaggia, e quindi qua vi esorto a fare le meditazioni, tanto so già che le state facendo, quelle sulla playlist che l'ho messa in podcast, meditazioni guidate, per sentire gli elementi, la vostra natura selvaggia cosa vi dice. Fatevi le meditazioni e saprete che siete guidate e non c'è ombra di sbaglio o di dubbio. Gli attaccamenti, liberati dagli attaccamenti. Allora, noi abbiamo, secondo il Buddha, 1500 attaccamenti. 500 legati al corpo fisico, 500 legati al corpo eterico, 500, scusami, al corpo astrale, le emozioni, e 500 legati al corpo mentale. Che di vita in vita e di morte in morte noi ci adoperiamo nel sciogliere e liberarci da questi attaccamenti. Ora, in questa settimana ci sono degli attaccamenti che hai. Tali attaccamenti vengono ricordati dal karma. Quindi abbiamo delle situazioni di natura karmatica, mi viene da dire, che poi si eluderanno. Ognuno di voi sono attaccamenti diversi, il senso che lasciamo il conosciuto per andare verso lo sconosciuto, allora la nostra mente, la razionalità ci mette i bastoni tra le ruote, perché la razionalità non vuole andare dove non è conosciuto, ti tiene là ferma dove devi stare, nella zona comfort, seppur è una zona brutta, di schifezza, però è meglio quella che è conosciuta, va bene? Quindi qua ti viene chiesto di fare delle cose in questa settimana per mettere in luce quali sono questi attaccamenti, e laddove c'è paura, là devi andare. La paura, ricordiamo, come ti ho detto nell'ultimo podcast, è eccitazione vissuta male. Allora devi dire: wow, sono eccitato, ma oh, meraviglia! E immaginati, con il potere dell'immaginazione, il meglio che possa accadere, e lascia fare all'universo. Dal vuoto il tutto. Come ci insegnano i buddisti, la realtà è vuoto, ma come pure ce lo insegna la fisica quantistica, che la realtà si crea e si plasma con le credenze che hai dentro. Allora, affinché tali credenze, siccome tutte le credenze che abbiamo sono credenze una schifezza, parliamoci chiaro, perché ci vengono dal sistema, noi qua ci educhiamo per sradicare alla radice queste credenze corrotte dalla morale del senso comune e andare incontro a una bellezza estetica che è quella naturale. Allora, questa è la settimana in cui facciamo i conti con una morale comune e ci adoperiamo verso la bellezza naturale. Ok? Voglio vedere a quale archetipo corrisponde questa bellezza naturale, o comunque cosa ci dicono le carte degli archetipi sul femminile. Togli le maschere, buffone, togli le maschere, togli le maschere, togli le maschere. Tutte le persone che incontriamo sono maschere del divino. Dall'etrusco perso, persone, dall'etrusco perso, che significa maschera, gli etruschi utilizzavano le maschere per mettere in scena il gioco della vita a teatro. Quindi ogni cosa che vedi è una maschera del divino che ti vuole far provocare determinate emozioni affinché tu possa disidentificarti da quello che sei, che credi di essere, perché tu sei molto di più di quello che la mente razionale ti fa credere di essere. Quindi togliamo le maschere, verità, autenticità, rivela le emozioni senza paura, aiuta la gente a redimersi da quello che è assurdo e dall'ipocrisia. Quindi togliamo queste maschere, vediamo tutte le persone come maschere del divino, questo è l'approccio in questa settimana per eludere il karma e per adempiere ai doni ad esso connessi. Vediamo ogni evento che succede come un ente, entità, spirito, inevitabile, affinché noi possiamo fare un salto di coscienza e indirizzarci verso i veri sogni dell'anima, che sono quelli che ti riempiranno veramente, non quelli che ti danno un riempimento effimero e limitato. Ok. Voglio vedere
l'archetipo sul maschile. Su questa rabbia, quale archetipo abbiamo? Allora, qua c'è una donna, la regina, una donna o un uomo che loro, i maschili, vedono come quello che ti ho detto prima, ragazze, come un idolo. Qua ci sono maschili che vedranno il femminile come un idolo e questo gli farà rabbia, gli farà violenza, gli farà paura, perché il maschile non ha mai visto il femminile come un idolo, tranne pochi casi, ma ci stiamo risvegliando alla nuova età dell'oro, in cui l'energia femminile deve essere riportata in auge quale regina assoluta. E quindi anche la tua parte femminile, molte di voi che vi ritrovate in energia maschile, potreste avere fenomeni, sensazioni di rabbia, di frustrazione, 8 di spade, là avevamo legate alla necessità impellente che tu ti arrenda al tuo femminile e lo vada tu ad ergere il femminile come la regina. Qua ci sono dei maschili incazzati neri perché arrivano alla conclusione che c'è una donna o una persona che ha energia femminile, che è il 9 di denari, questa bellezza, che hanno tutto quello che loro desidererebbero essere e avere. E proveranno una forte rabbia verso loro stessi, quelli più illuminati verso loro stessi, perché sanno che l'altro fuori da sé è la propria ombra, no? Mentre altri avranno una forte rabbia nei confronti di una donna che rappresenta tutto quello a cui loro auspicano e la vorrebbero possedere, o la vorrebbero, hanno cercato anche di dirigere la loro autorità ai maschili su questo femminile proprio perché non si volevano sentire schiacciati, perché sapevano la grande potenza di questo femminile. E tu te ne darai conto, cioè i femminili se ne daranno conto di tutto questo. È una stesa bomba che può avere veramente degli effetti straordinari, Vediamo un po' che cosa dicono gli angeli su questa rabbia, violenza e sulla regina. Non ci posso credere. Eliminare l'odio. Che ti ho detto? Rabbia, violenza. Loro, molti di lui, amano talmente tanto la regina che la odiano. E qua, eliminare l'odio. Canalizza luce, amore e compassione. Guarda che o l'hanno già fatto, hanno odiato una donna, hanno odiato perché hanno odiato loro stessi, la loro parte femminile, no? Cioè che la loro parte magica fondamentalmente, gli adulti odiano la magia e quando si sentono attaccati ridicolizzano la magia stessa. Quindi qua abbiamo tutte queste spade, li hanno fatto avvicinare alla verità dell'anima, no? Quindi eliminare l'odio, canalizza luce d'amore e compassione, Angelo Reieli ispira la meditazione e la filosofia divina. C'è una grande trasmutazione qua, proprio perché loro amano visceralmente il loro femminile interno e quindi questo femminile interno si riversa anche in una persona. E siamo in un momento evolutivo epocale in cui l'accelerazione evolutiva è straordinaria. Non possono fare altro che fare il click. Mamma mia, wow. Qua ci avviciniamo, sono ogni settimana dei colossal qua. Vediamo qual è sull'evoluzione del femminile, togliere le maschere e disidentificazione. Energia sessuale. Loro, allora, questa settimana la Kundalini la farà da padrona. Esalta la sessualità, aiuta a ottenere il perdono. Ti ho detto che qua loro si sentiranno anche corteggiate, si sentiranno molto vive da un punto di vista energetico e magnetico, no? La Kundalini lavorerà dentro di loro affinché loro però si lasciano andare a questa energia, quindi sentendo la loro natura profonda, se vogliono davvero fare una cosa la devono fare, se non la vogliono la devono fare, e lasciare che la Kundalini lavori dentro di loro. Lasciare che la Kundalini lavori dentro di loro.
Vi dico una cosa, potete anche appellarvi al maestro della Kundalini, in questa settimana. Sapete ormai come ci si appella, sono tutti spiriti e maestri, no? Spirito della mia amata Kundalini, maestro, conducimi dove devo andare, conducimi dove devo andare. Permango nella fede, nella gratitudine e nell'entusiasmo. E sapete che ogni cosa che farete è indirizzata dal maestro, quindi senza ombra di dubbio. Mamma mia ragazze, wow, che devo dire? Non so che dire di più. Incredibile. Vediamo, voglio mettere solo un Sefirion su di lei, per concludere. Gli Angelion voglio mettere. Allora, su questa energia sessuale gli Angelion, per favore. Servizio, vocazione, missione superiore. È proprio la Kundalini, ragazze mie, qua. Perché la Kundalini è energia nervosa a carattere sessuale, ma non è relegata, come ci hanno educastrato a credere, solo alla genitalità, agli organi genitali. No, poi vi farò un podcast, perché è impegnativo questo podcast, che lo stavo già preparando settimane fa, poi ho sospeso. E la Kundalini, che è il serpente che si trova vicino all'osso sacro, un po' più sotto, e quando si sveglia attiva i chakra, no? E allora quando si trova nei primi due chakra è energia a carattere, no, genitale, però quando va negli altri chakra superiori è possibilità di amare nel quarto chakra, possibilità di volontà nel terzo, possibilità di espressione nel quinto, possibilità di visione nel sesto chakra e contatto con Dio col settimo chakra. È sempre energia Kundalini, che è energia nervosa a carattere sessuale. Ce lo insegnano da tutte le pratiche del tantrismo, filosofia esoterica e lo sciamanesimo. E quando la Kundalini risveglia tutti i chakra, arriva fino al settimo, diventa l'uomo nuovo di Nietzsche, cioè l'integrazione perfetta, l'uomo integro, in cui si ha di nuovo l'uomo sferico, come diceva Platone, cioè incarnazione di maschile e femminile in un unico essere. Ecco, appellatevi a questo, perché quello a cui verrete, la missione superiore è questa, far emergere la Kundalini. Appellatevi al maestro, perché c'è un servizio in questa settimana rispetto alla vostra energia sessuale, che è la vostra Kundalini, va bene? E poi molte di voi hanno un servizio, una missione superiore, una vocazione che è relativa al servizio al collettivo. Io lo so, perché tanti di voi siete medici, anche chirurghi, anche operatori olistici, OS, servizi sanitari, ma anche il servizio agli altri, qualsiasi lavoro facciate, anche per hobby, no? Ecco, io lo so, e quindi di conseguenza appellatevi al maestro della Kundalini che vi porterà dove dovete andare. Va bene? Wow, ragazzi miei, ragazzi, io non aggiungo altro, perché è veramente una stesa forte questa, forte, fortissima. Diciamo che l'energia della stagione agostiana continua, ma siamo in fine. E ci saranno grandi risvolti in questa settimana di natura, proprio di concretezza sull'aspetto del femminile. Lo vedrete proprio tangibile questo. Wow, quindi ragazze mie e ragazzi, fate le meditazioni, mi raccomando, praticate la via esoterica perché è una via empirica. E detto questo, noi ci vediamo prestissimo, vi abbraccio fortissimo, sempre unite, sempre insieme, stiamo facendo la rivoluzione globale. Vi abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.